chef. Riconoscete questo posto? La campagna delle meraviglie del nostro caro amico Saverio. Buongiorno, ci si rivede. Dove abbiamo preparato il buonissimo e famosissimo pane di Matera. Il prodotto tipico di cui parleremo oggi sono le focacce materane, cotte sempre nel fantastico forno a legna di Saverio, ovviamente. In particolare prepareremo diversi tipi di focacce. L'impasto però per tutte le focacce è sempre lo stesso e cominciamo ad elencare gli ingredienti necessari per formare l'impasto. 2 kg di farina di grano duro, 2 cucchiai di sale, 4 cucchiai grandi di lievito naturale, 2 cucchiai di fruttosio e acqua minerale quanto basta. E quindi procediamo ad aggiungere prima di tutto il sale. Non dobbiamo mai far incontrare con il lievito. E poi facciamo la fontanella come al solito. Procediamo ad aggiungere il nostro lievito madre che avevamo già rivitalizzato. Aggiungere quello che diceva Serena, il fruttosio, che accresce la capacità lievitante del nostro lievito. Procediamo a fare l'impasto. Sembra la nostra acqua minerale per favorire ancora di più la lievitazione. Adesso che abbiamo ottenuto il nostro impasto omogeneo e soprattutto molto più morbido rispetto a quello del pane, possiamo metterlo in una ciotola bagnata già con dell'acqua e la lasceremo a lievitare per 2 ore, 2 ore e mezza a 25 gradi, sempre nella nostra cella di lievitazione, che altro non è che un forno da cucina. Sì. Abbiamo la temperatura quella omogenea, senza corrente, sì, di alcun genere. Facciamo il famoso taglio a croce per fare in modo tale che la massa continui. Aggiungiamo un altro poco d'acqua perché abbiamo bisogno di una pasta poco più morbida. Adesso procediamo a mettere uno straccio imbevuto e possiamo procedere a mettere il nostro impasto nella cella di lievitazione. Dopo le 2 ore, 2 ore e mezza di lievitazione possiamo prendere il nostro impasto dalla cella di lievitazione. Formeremo più o meno panetti da 500 grammi che lasceremo a riposare per un'ora, 3 quarti d'ora. Una volta la massa viene toccata c'è bisogno di lavorarla nuovamente per fare in modo tale che il processo di lievitazione continui e la massa non subisca nessun danno. Passati un'ora, 3 quarti d'ora di riposo dei nostri panetti, possiamo prenderli e cominciare a fare la forma delle varie focacce. Dicevi Saverio, in principio, diciamo in antichità, le focacce venivano cotte a terra. Che vuol dire cotte a terra? Praticamente le si poggiava direttamente sulla chianca inferiore, sulla parte inferiore del forno, che veniva preriscaldata bene affinché si formasse la crosta al momento della infornata, e avevamo un prodotto, la famosa focaccia materana cotta praticamente direttamente sulla base del forno. Facciamo col pomodorino, il nostro pomodorino materano praticamente, e quindi avremo la possibilità di assaggiare un prodotto tipico dei nostri nonni che, dato il momento un pochettino più carestoso rispetto ad oggi, facevano le focacce nella maniera molto semplice e quindi si aiutavano con i prodotti della loro terra praticamente. E questa è proprio la focaccia, quella tipica. Ci mettiamo un poco di sale praticamente da sopra. A differenza della cottura del pane, la focaccia ha bisogno di forno vivo, quindi abbiamo già aggiunto della legna perché abbiamo bisogno proprio di una fiamma che aiuti la massa che abbiamo riposto nel forno a crescere ancora di più, a cuocere
tanto dalla parte inferiore quanto dalla parte superiore. Dalla parte inferiore abbiamo la chianca già bella calda riscaldata. Adesso con la fiamma abbiamo bisogno di riscaldare e di cuocere e di far ancora lievitare la parte superiore. Dopo aver cotto quindi le focacce a terra, procediamo a fare quelle più classiche, diciamo così, nella teglia. Questa qui la facciamo con l'olio semplice, olio e un po' di sale. Questa è la famosa, la chiamavamo la recurrec d'oggi, cioè solo e soltanto olio, quello nostro, e il sale e basta. Ed è una focaccia povera però stupenda di sapore. Procediamo ad infornare. Un'altra, sempre nostra. Facciamo con i pomodori pelati veramente di produzione di Saverio, ovviamente delle terre fantastiche di Saverio. Sono freschi, si sente proprio sapore di terra quasi. Questi sono i famosi pezzettini, quelli delle nostre nonne. E quest'anno, l'anno scorso anno meglio dire, abbiamo rinverdito in famiglia, abbiamo rifatto i pezzettini di una volta. Adesso facciamo invece quella con lo zucchero, guarda, tipica materana. Adesso la mettiamo nel forno, gli facciamo dare una prima cottura. Quando è quasi cotta la si esce e si aggiunge lo zucchero affinché lo zucchero venga caramellato dal calore. Questa è una focaccia praticamente venuta fuori dalla mia fantasia, nulla di eccezionale, nulla di nuovo. Però è la focaccia ai fioroni. Tagliuzziamo il nostro fiorone e procediamo a fare un lavoro del genere. E attendiamo la cottura. Aggiungiamo lo zucchero adesso. Le nostre buonissime e bellissime focacce sono pronte. Riepilogando, abbiamo fatto focaccia con lo zucchero, con l'olio, con i pomodorini a terra, con i pomodori pelato e la special guest di Saverio con i fioroni. Con i fioroni. Spero che piaccia, spero che sia una novità. Ma sicuramente piacerà a Saverio, non abbiamo alcun tipo di dubbio. Proporremo alle nostre amiche che ci stanno guardando e ci guarderanno in seguito questa variante. Certo, provate anche voi a farlo, ovviamente anche la variante con i fioroni. Beh, Saverio, non ci resta che ringraziarti vivamente ancora per questa bellissima collaborazione. È un piacere. E ci vediamo al prossimo tutorial. Bene, ciao amici, ciao, buona giornata. Ho una sfida per voi. Spaccia la focaccia con la tua bella faccia. Fatti un selfie con una focaccia appena comprata o appena sfornata. Pubblica sulla pagina di Masterchef e la foto che riceverà più mi piace vincerà una di queste buonissime focacce. Fate come i nostri amici. Ciao!